Salve a tutti, amici di Surface Phone Italia, da Alfonso Siano. Quest'oggi parleremo di due sistemi operativi mobile molto differenti tra di loro. Alla mia sinistra abbiamo Lumia 930 con Windows 10 Mobile Redstone 1 in Insider Preview Fast Ring. La build è 14364. Per tutti gli insider questa build è disponibile da appena 2 giorni, quindi se non l'avete scaricata e se siete iscritti al Fast Ring ovviamente correte a scaricarla. Alla mia destra invece abbiamo iPhone 6 64 GB con a bordo iOS 10 Beta 1. iOS 10 è il sistema operativo introdotto da Apple appena 3 giorni fa e disponibile in versione beta a tutti gli sviluppatori. Tra un mese, tra le altre cose, sarà disponibile la public beta, il che significa che anche senza un account sviluppatore Apple potrete provare il nuovo sistema operativo della mela. Partiamo subito con le differenze nelle lock screen dei due device. Iniziamo con Lumia 930 con funzionalità Double Tap to Wake attiva, la funzione di Windows 10 che ci permette di sbloccare il device semplicemente effettuando un doppio tap sul display. Il device si sblocca. Come vediamo nella lock screen non ci sono particolari differenze rispetto alla versione precedente di Windows 10, una lock screen molto semplice, spartana e minimale. Noi abbiamo deciso di attivare una funzione che ci è piaciuta molto, presente tra le altre cose anche nella versione precedente, che è quella dello sfondo dinamico. In pratica questa funzione ci permette di avere sfondi dinamici che si interfacciano direttamente con Bing tramite internet. Per utilizzare questa funzione avrete bisogno della connessione ad internet con cadenza giornaliera, quindi ogni giorno avrete uno sfondo diverso. Ci accorgiamo della presenza di questa funzione dalla icona di Bing in alto a sinistra. Vi ricordiamo inoltre che la funzionalità notifiche, seppur invariata su Windows 10 Mobile, porta con sé dei miglioramenti nella capacità di interfacciarsi con la versione desktop di Windows 10, perché adesso è possibile visualizzare tutte le notifiche di tutte le applicazioni presenti su Windows 10 Mobile anche sul nostro desktop, quindi avremo notifiche WhatsApp, notifiche email, notifiche messaggi di testo e quant'altro. Le notifiche su Windows 10 Mobile vengono gestite in una maniera abbastanza originale, che si interfaccia anche con la glance screen, purtroppo non presente su questo device per una limitazione hardware. Eh, Funzionano permettendo all'utente di scegliere una sola applicazione della quale mostrare le notifiche in maniera dettagliata, quindi nel mio caso WhatsApp verrà visualizzato il messaggio per intero e tutte le altre applicazioni di notifiche invece verranno mostrate in versione breve. Quindi per esempio Mail mi notificherà semplicemente con una piccola icona Mail e con il numero di nuove email ricevute in basso a sinistra. Tra le altre cose, nelle novità di Insider Preview della Windows 10 Mobile Redstone 1 c'è qualcosa che purtroppo non possiamo mostrarvi su Lumia 930 per via della presenza dei tasti fisici. Infatti tutti i device dotati di tasti direttamente su display, come ad esempio Lumia 950, hanno la novità di avere nella lock screen al posto del tasto indietro il tasto fotocamera, che ci permette di accedere direttamente alla fotocamera. Parliamo ora di iOS 10 Beta 1 su iPhone 6. La lock screen è uno dei punti più importanti per questo aggiornamento. Infatti Apple ha portato la maggior parte delle modifiche proprio nella lock screen e relative notifiche. La prima cosa che notiamo è che non è più possibile sbloccare il device con lo swipe verso destra, azione che invece ci porterà in questa schermata di widget personalizzabili. Lo swipe verso sinistra invece ci porta direttamente nella schermata di fotocamera. Come sbloccare quindi il device? Semplicemente con il tasto Home. Penso che questa scelta da parte di Apple sia stata fatta per incentivare l'utilizzo del Touch ID, oramai presente su quasi tutti i modelli di iPhone e prima magari non utilizzato per la tempistica necessaria allo sblocco. Ora invece che abbiamo la necessità di premere 2 volte il tasto Home
oppure in alternativa tasto laterale e tasto home, molte persone preferiranno semplicemente tenere premuto il tasto sul Touch ID, funzione che permetterà di sbloccare il device in pochi secondi direttamente nella home screen. Per quanto riguarda gli sfondi, nessuna novità, ci sono dei nuovi sfondi, ma non c'è una funzione come Windows 10 Mobile che ci permette di avere degli sfondi dinamici, o meglio, sfondi che si aggiornano automaticamente tramite internet, anche se non escludo la possibilità di fare questa operazione tramite un'applicazione di terze parti. Parliamo ora delle home screen dei due device, home screen molto differenti, partendo con iOS 10 che resta pressoché invariato, a parte delle migliorie per quanto riguarda le animazioni di apertura delle applicazioni che mi sembrano essere più rapide rispetto alla versione precedente. Per il resto iOS 10 Beta 1 non porta particolari cambiamenti per quanto riguarda l'interfaccia grafica, che resta la stessa della versione precedente. A mio parere per il 2016 un tantino datata, ma comunque piacevole e minimale. Abbiamo la possibilità con lo swipe verso sinistra di effettuare la funzione cerca e dovremo anche poter visualizzare, ecco qui, le widget, così come accade nella schermata di lock screen, mentre invece possiamo tranquillamente effettuare la funzione di ricerca anche con lo swipe verso il basso, che purtroppo nella versione beta attualmente presenta un bug. Infatti, come vedete, la tastiera compare ma non ci compare la barra di ricerca. Anche Windows 10 Mobile non porta grandi miglioramenti per quanto riguarda la home screen, che si presenta con la sua solita interfaccia Metro, che io personalmente preferisco molto rispetto a quella di iOS, perché è più moderna e molto più personalizzabile. È possibile infatti cambiare la dimensione delle icone a seconda dell'utilizzo che facciamo dell'applicazione. Come potete vedere, io ho scelto di tenere l'applicazione telefono più grande rispetto a impostazioni, ad esempio, perché ovviamente è un'applicazione che uso più spesso. Anche qui abbiamo altre applicazioni grandi, tra cui una piccola chicca per voi: questa è l'applicazione di Surface Phone Italia, sarà prossimamente disponibile sul Windows Store in download gratuito, così potrete seguirci ed avere le notifiche direttamente sul vostro cellulare. Solito swipe verso sinistra per accedere a tutte le applicazioni e soliti gesti per poter aggiungere le applicazioni alla schermata di start, come in questo caso aggiungi a start. Una delle cose che preferisco molto dell'interfaccia grafica di Windows 10 Mobile è appunto il live tile, cioè la funzione che ci permette di avere e accedere ad alcune informazioni, anche se minimali, delle singole app direttamente dalla start screen, senza bisogno di dover entrare nell'applicazione. Come potete vedere, notizie mi fa vedere prima la fotografia e poi in seguito mi fa vedere la notizia. Parliamo ora di notifiche e tasti rapidi Action Center, partendo con iOS 10 Beta 1. Centro notifiche accessibile sempre con lo swipe dall'alto verso il basso, pressoché invariato, mentre invece grandi novità per quanto riguarda l'Action Center, che risulta essere stato del tutto rivisto con swipe dal basso verso l'alto. Abbiamo un'interfaccia grafica differente, due pagine da poter consultare, questa è riguardante il player musicale, quest'altra invece con i tasti di accesso rapido che ci permettono di mettere il telefono in modalità aereo, attivare e disattivare il wifi, Bluetooth, modalità non disturbare e blocco rotazione. Qui abbiamo la possibilità di cambiare la luminosità dello schermo, AirPlay, AirDrop, Night Shift e i pulsanti di scelta rapida che ci permettono di aprire determinate applicazioni come torcia, la calcolatrice, la fotocamera ed altre. Mentre invece su Windows 10 Mobile Redstone 1 abbiamo centro notifiche ed Action Center, tutte con una sola azione, quindi con lo
con lo swipe dall'alto verso il basso abbiamo accesso alle notifiche direttamente e tasti rapidi, all'inizio 4, poi tramite questa funzione abbiamo la possibilità di accedere ad una serie di funzionalità che ci permettono di appunto effettuare delle operazioni in maniera rapida, tra cui prendere una nota, ad esempio accendere la torcia, oppure attivare l'hotspot, Bluetooth, wifi, blocco rotazione, accedere alle impostazioni, cambiare la luminosità del device, VPN, risparmio energetico e modalità aereo. In basso invece troviamo le notifiche che sono accessibili appunto o tramite la funzione automatica per rispondere ad un messaggio, come in questo caso potrei rispondere a questo messaggio semplicemente scrivendo dal centro notifiche, oppure cliccando sulla funzione ho la possibilità di accedere all'app messaggi direttamente. Parliamo ora di risposte rapide, vediamo le soluzioni offerte dai due sistemi operativi, in particolar modo per quanto riguarda i messaggi di testo. Proviamo ad inviare da iPhone un messaggio di testo a Windows 10 Mobile. A breve avremo la notifica su Windows 10 Mobile. Come vedete la notifica ci fa sapere del nuovo messaggio e tramite questo swipe verso il basso abbiamo la possibilità, senza sbloccare il device, di rispondere direttamente. Ora tramite questa risposta andremo a vedere cosa succede invece su iPhone con iOS 10 beta 1. Il messaggio è stato inviato, ora vedremo la notifica sul lock screen di iPhone. Purtroppo non abbiamo la possibilità di mostrarvi la risposta rapida direttamente dalla lock screen perché Apple ha deciso di implementarla come funzionalità usufruibile solo da device dotati di 3D Touch. Non è il caso di iPhone 6, quindi l'unico modo che avremo per rispondere a questa notifica sarà quello di accedere tramite lo swipe al messaggio e rispondere quindi di conseguenza. Oppure, nel caso in cui fossimo stati dalla home screen, avremmo avuto la notifica dall'alto, proprio come accade su Windows 10 Mobile, e tramite lo swipe avremmo potuto effettuare la risposta rapida. Parliamo ora delle performance dei due device. Come potete ben vedere non si tratta di due dispositivi di ultima generazione e c'è un motivo ben preciso. Noi abbiamo a disposizione iPhone 6 non dotato di funzionalità 3D Touch, per ora presente solo su iPhone 6S e 6S Plus, e quindi abbiamo reputato opportuno effettuare la comparativa con un device presentato orientativamente durante lo stesso periodo. Addirittura Lumia 930 fu introdotto diversi mesi prima di iPhone 6. Avremmo potuto introdurre e presentare questa versione specifica di Windows 10 Mobile Redstone 1 montata sul Lumia 950, ma il paragone non sarebbe stato corretto. Partiamo ora con il test vero e proprio, iniziando con i browser dei rispettivi sistemi operativi. Per iPhone quindi Safari, per Lumia 930 Microsoft Edge. Sblocchiamo i dispositivi e avviamo entrambi i browser. Per avere un risultato più affidabile abbiamo deciso di mettere entrambi i browser in modalità navigazione privata, in modo tale da evitare eventuali caricamenti più rapidi dovuti alla cache. Partiamo con Bing, qualcosa di leggero. Quasi identici i caricamenti dei due device. Ora passiamo a qualcosa di leggermente più impegnativo come YouTube. iPhone 6 in questo caso leggermente più rapido nel caricamento della pagina. E
Passiamo adesso ad un sito più impegnativo e pesante come New York Times. Cerchiamolo. In questo caso Edge molto più rapido nel caricamento rispetto a Safari. Una piccola nota: è stato reintrodotto lo swipe per la navigazione tra le pagine con Redstone 1, precedentemente rimosso. Era una funzionalità già presente su Windows 8 Mobile e Windows 8.1 su Internet Explorer, ma rimossa con Edge, adesso reintrodotta. Quindi effettuando uno swipe abbiamo la possibilità di tornare indietro e quindi navigare tra le pagine, una funzionalità a mio parere molto comoda. Vorrei ricordare inoltre a tutti che non sono queste le uniche novità di Microsoft Edge. Con Redstone infatti c'è la possibilità di installare le estensioni all'interno del browser, la compatibilità con Office Online, molto importante, e soprattutto, come già detto, lo swipe che ci permette di navigare all'interno delle finestre, funzione tra le altre cose presente su iPhone già da diverso tempo. Passiamo ora al test relativo ai due assistenti vocali dei sistemi operativi. Alla mia destra quindi Siri, alla mia sinistra Cortana, entrambe accessibili dalla lock screen dei device. Partiremo con una domanda per entrambe contemporaneamente e valuteremo l'accuratezza e la velocità nelle risposte. Che tempo fa a Milano? Ecco le previsioni del tempo a Milano fino al 25 giugno 2016. Come possiamo vedere, in questo caso Siri leggermente più veloce. Per quanto riguarda l'accuratezza delle informazioni meteo non ci pronunciamo perché dovrebbero essere equivalenti. Passiamo ora a qualcosa di più complesso. Ricordami dopodomani di andare dal dottore. D'accordo, te lo ricorderò. Come vediamo Siri ci richiede di direttamente imposta un orario, mentre invece Cortana ci richiede di specificare l'orario. Proviamo specificando l'orario e vediamone i risultati. Dopodomani alle 9 di mattina ricordami di andare dal dottore. Ottimo, te lo ricorderò. Andare dal dottore sabato alle. Ok, ti avviserò. Come vediamo, le differenze fondamentali stanno nel fatto che Siri automaticamente crea il reminder, mentre invece Cortana ci chiede la conferma della reminder richiesto. Ricordiamo inoltre alcune funzioni simpatiche, vediamo un po' le risposte che danno i due dispositivi a domande improbabili e non necessariamente utili, come: dimmi una barzelletta. Non posso, mi dimentico sempre la battuta finale. La pulce maschio dice: cara, andiamo a piedi o prendiamo un cane? Come potete vedere, entrambi i device hanno il loro umorismo, ma a mio parere Cortana, sotto questo punto di vista, ma anche sotto il punto di vista di sintesi vocale, risulta superiore a Siri, che ancora risulta essere piuttosto robotica. Cortana invece ha una sintesi vocale molto più umana e familiare. Ricordiamo inoltre che Cortana è dotata di alcune piccole funzionalità aggiuntive come i giochi interattivi. Indovina il film. Prova a indovinare a Come quale vedete film ci sto propone pensando. un piccolo quiz Primo indizio. dando degli Quale indizi. film Se di Hollywood indoviniamo al desidera? primo indizio guadagniamo Una più donna punti, che altrimenti se diventa non un uomo riusciamo servo. diciamo Dare a modo. successivo Se e vuoi successi passerà alla sospensosi. seconda fase. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Vi abbiamo dato una panoramica generale senza soffermarci troppo
nelle novità introdotte per i due sistemi operativi iOS 10 Beta 1 e Windows 10 Mobile Redstone 1 Insider Preview Fast Ring. Speriamo che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di seguirci sul nostro blog www.surfacephonitalia.com. Ciao!